una grande azienda con sede a Valeggio sul Mincio, dunque nella più bella provincia veronese, che si ritrova improvvisamente a dover ripensare non solo al proprio business, ma anche alla propria identità. Il lockdown non è stato vissuto allo stesso modo da tutte le imprese, grandi o piccole che siano. Per alcuni è stato un passaggio di crescita, come questa grande realtà che si occupa di componentistica elettronica ed elettromeccanica, che ora inaugura ufficialmente i-Lab, un laboratorio di idee e di innovazione strategica. Siamo partiti da un'idea, che era quella di avere dei giovani, giovanissimi, perché crediamo che le idee veramente vincenti vengano ai giovani, e questa comunque in generale è un'azienda che li valorizza molto. Quindi siamo partiti cercandoli, e questo ha impiegato qualche tempo, e dall'altro canto siamo partiti cercando un partner che ci potesse aiutare a capire bene cosa fosse l'innovazione, quindi ci desse la teoria che poi fosse utile per far bene la pratica. Cominciando da voi, no? Da capire che cosa faceva questa azienda, che cosa avrebbe voluto fare poi. Sì, esatto, cominciando in primis a guardarci dentro. È stato un percorso di 6 mesi, perché rispondere alla domanda perché Everel esiste non è stato per niente banale, ma questo percorso di 6 mesi fatto in collaborazione con tutte le persone di Everel ci ha arricchiti tantissimo e ci ha permesso veramente di avere la consapevolezza di qual è la nostra identità. Da lì poi è stato tutto in discesa. Grazie anche alla collaborazione con uno spin-off. Grazie alla collaborazione con lo spin-off dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Strategy Innovation, che si è rivelato ed è tuttora il nostro partner ideale in questo percorso. Diciamo c'è un problema di visione del tempo, quindi se si ragiona a 3 mesi o a un anno o si ragiona a 5 anni. E questo chiaramente, a seconda dell'orizzonte temporale che si prende a riferimento, implica diversi gradi di apertura. La cosa che non torna assolutamente è che aziende quotate, aziende molto manageriali, per definizione devono ragionare sul breve, nel senso che l'amministratore deve, non so, di un'azienda quotata ogni 3 mesi deve dare dei riscontri al proprio azionariato e comunque nell'arco di 2 anni se ne andrà. In aziende invece imprenditoriali potrebbero veramente ragionare a 20 anni. La cosa che stupisce è che le nostre aziende, che sono prevalentemente imprenditoriali, con tutta una serie di limiti che essere imprenditoriali, in realtà non ne sfrutta invece quelle che sono delle grandi opportunità, che fare dei ragionamenti a 5 anni, a 10 anni, a 15 anni. Ecco, Everel ha avuto la capacità di farlo, ha fatto un investimento, un percorso, e che in qualche modo non è che si finalizza oggi, non è che finisce oggi con la creazione di Lab o l'inaugurazione di Lab, ma inizia oggi, direi, con l'inaugurazione di Lab. È un percorso che vuole scommettere su un tempo, direi, di almeno 5 anni, se non di più. E abbiamo capito che se volevamo effettivamente fare il passo decisivo, l'unica strada era innovare, ma non innovare chiamando lo scienziato o cercando di acquisire chissà che, convincendo tutti sulla cultura dell'innovazione, sulla necessità dell'innovazione, e dopodiché mettendo insieme questa mini struttura, questo think tank, dalla quale speriamo veramente possano uscire tante belle cose. A partire dalla struttura che c'è alle sue spalle, che prima era banalmente, insomma, che cosa? Ci racconti che cosa è diventata adesso? Allora, da quando ho acquistato l'azienda 10 anni fa è sempre stato un rudere, abbandonato. Prima credo era portineria e forse foresteria. Oggi ci sono i laboratori, c'è il computer, c'è il pensatoio. E ci saranno 3 ragazzi. Ci saranno 3 ragazzi, sono 2 in questo momento, il terzo o la terza che sia è in selezione. Questo è l'inizio, dopodiché mi auguro che ce ne saranno anche 6, anche 9, e soprattutto che ci sia un grosso collegamento tra la casetta e la casona alle spalle. Ed eccoli 2 dei 3 ragazzi anima di questo nuovissimo i-Lab. Dalla Colombia a Valeggio sul Mincio. Dalla Colombia prima a Milano e poi ho fatto qualche esperienza in Germania, a Berlino, e poi tornato in Italia, mi piace un sacco, ringrazio tantissimo gli italiani, e adesso sì, a Valeggio sul Mincio praticamente. Sì. Cosa si aspetta da questa esperienza? E mi aspetta essere una persona che può ispirare agli altri, ispirare alle generazioni che vengono prima, che stanno arrivando, per fare un cambiamento culturale, un cambiamento non solo della mentalità di essere al lavoro, ma una mentalità innovativa. La volontà dell'azienda di fare qualcosa di diverso e fare la differenza, e soprattutto fin da subito ci siamo resi conto che il primo giorno di selezione
era qualcosa di diverso, abbiamo fatto un processo completamente atipico rispetto al normale, e si respira in ogni luogo, qualsiasi persona con cui si parla, tanta volontà di fare.